Azzurra come il cielo, con Cristiano Luzzago a bordo della MGA 1500 Roadster del 1958. Cari amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo la MG Modello A, che è uno degli esemplari più iconici della produzione inglese. Questo modello in realtà ebbe una gestazione piuttosto lunga perché prima della sua nascita il progettista Sidney Niver della MG decise di costruire una carrozzeria molto simile a questa, totalmente in alluminio, installata sul telaio e la meccanica della MGTD per partecipare alle 24 ore di Le Mans. La vettura non ebbe successo perché la carrozzeria era troppo alta in quanto il telaio era troppo ingombrante, il motore era anch'esso troppo alto, però fu la base per poter sottoporre alla presidenza l'intuito di questo nuovo modello, la quale presidenza del gruppo invece decise di non portare avanti perché proprio poco prima aveva fatto un accordo con Donald Healey per la produzione della Austin Healey 104 cilindri. Tuttavia i progettisti non persero il loro entusiasmo e per la 24 ore di Le Mans definirono il prototipo, che è praticamente identico alla vettura di serie, che anch'essa aveva la carrozzeria in alluminio ma con questo telaio completamente ridisegnato. Le tre vetture che parteciparono, una sfortunatamente ebbe un incidente, l'altra arrivò al 17° posto e quella che arrivò nei posti più avanzati fu al 12° posto, guidata dal mitico Ken Miles, che nel corso degli anni divenne il pilota di punta della Shelby Cobra e della Ford GT40, dove si narra di quel mitico episodio dove fu rallentato al momento dell'arrivo in prima posizione in gara per consentire anche alla seconda vettura di allinearsi vittoriosa a Le Mans. Questa vettura quindi, quando iniziò ad essere poi accettata dalla dirigenza in quanto si erano reso conto che il modello TF, che avevano voluto ostinatamente mantenere in produzione come evoluzione della TD fino al 54, non ebbe in realtà un successo commerciale perché era una linea troppo datata per la metà degli anni 50, quindi la MGA fu introdotta nella versione 1500 con due potenze diverse, 68 e 72 cavalli. Contemporaneamente alla 1500 c'era in produzione anche la versione 1600 Twin Cam con 108 cavalli, che però ebbe uno scarso successo perché i motori all'epoca non avevano sufficientemente elaborato la parte metallurgica che gli consentiva di avere una durata, soprattutto quando era soggetta a forte stress. Infatti vanno meglio oggi che vengono restaurate con materiali più adeguati. Dopo la 1500 fu introdotta la 1600 con 78 cavalli e per ultima la 1600 MK2, che è la versione più evoluta con anche un rapporto al differenziale più lungo, quindi che consente velocità superiori, con 93 cavalli. Di base la motorizzazione era quella dei motori serie B della BMC, quindi fu abbandonata completamente la produzione dei motori serie XPAG o XPAG che invece erano utilizzati sulle serie T. Ma guardiamo la macchina in quella che è la sua essenza di sportività, quella che ne decretò in sostanza il successo a livello mondiale. Naturalmente il primo mercato, come al solito, fu quello degli Stati Uniti, ma comunque è una vettura che ancora oggi, nonostante siano passati tanti anni, è ancora il best seller delle vetture inglesi perché è un'auto che ha una grande affidabilità, ricambi molto economici, molto semplice da poter mantenere e soprattutto ha una linea perfetta, perché questa vettura noi possiamo guardarla in tutte le angolazioni, ma qualunque dettaglio delle forme, della carrozzeria, delle proporzioni è assolutamente impeccabile, come poche altre nella storia dell'automobilismo sono state.
Queste vetture erano dedicate decisamente a un pubblico giovane. Solo vederle fa venire in mente le vacanze, il mare, il tempo libero, ed erano quindi vetture concettualmente anche molto spartane, come andava anche di moda all'epoca, quindi delle cosiddette roadster, dove tutto era portato veramente all'essenziale. Lo vediamo infatti perché non ci sono sulle portiere dei finestrini in cristallo che si possano alzare, ma vengono applicati dei finestrini esterni in stoffa e plexiglass, che quindi sono molto sportivi e si mettono nel bagagliaio. La capote stessa è completamente a scomparsa nel vano dietro ai sedili ed è dotata, come anche in questo modello, di un tonneau cover, quindi di una copertina che copre tutto l'abitacolo. Questo perché ovviamente era molto più semplice coprire l'abitacolo che non estrarre la capote, montare i finestrini per sigillare la vettura. Uno degli accessori che erano molto graditi su queste vetture erano le ruote a raggi. Infatti la macchina di serie nasceva con la ruota in acciaio, con la coppa ruota cromata, ma su richiesta si poteva avere l'applicazione delle ruote a raggi col gallettone centrale, che naturalmente la rendono più sportiva e danno proprio quel classico gusto inglese che tutti gli amatori di queste vetture ricercano, perché è proprio caratteristico delle vetture di oltremanica. Altro particolare interessante è come accessorio il portapacchi. Infatti questa vettura nel bagagliaio, essendo, come abbiamo detto, non una vettura per viaggi ma una vettura sportiva, ha installata la ruota di scorta, quindi lo spazio è veramente molto ridotto per poter alloggiare dei bagagli. Di conseguenza il portapacchi era un accessorio, oltre che esteticamente gradevole, anche indispensabile per poter fare un viaggio un attimo più lungo. Tutte queste caratteristiche dell'MGA la rendono ancora oggi un modello particolarmente apprezzato dai collezionisti, perché ha un costo di mercato abbastanza abbordabile, dei costi di manutenzione assolutamente sostenibili, offre la possibilità di un uso molto frequente della vettura anche grazie alla propria affidabilità e continua quindi ad essere anche un buon modo per investire in auto da collezione, essendo tutelati da un valore continuo nel tempo.